Buongiorno, con questo incontro abbiamo l'opportunità di parlare con il professor Francesco Montecchi riguardo la psicoterapia junghiana nello sviluppo infanto-adolescenziale. Il professor Montecchi, neuropsichiatra, già primario di neuropsichiatria infantile dell'ospedale Bambino Gesù di Roma e professore a contratto presso l'Università La Sapienza di Roma. È presidente della Onlus La Cura del Girasole. Analista junghiano didatta dell'AIPA e dell'Associazione Italiana del Gioco della Sabbia, autore di numerosi testi di psicopatologia infantile. Vorrei iniziare, professor Montecchi, chiedendole in quale modo Jung si è occupato della psicologia dei bambini. Jung non è che si è occupato specificatamente della psicologia infantile, perché Jung parlava dell'individuo in senso generale, che comprendeva quindi sia del bambino che l'adulto. Però ci sono delle notizie, delle informazioni che danno l'indicazione che Jung si interessò alla psicoterapia infantile. Sul piano teorico la teoria junghiana viene sviluppata soprattutto nei post-junghiani, Fordham a Londra, Neumann in Israele, ma ci sono dei fatti specifici poco conosciuti. Jung ed Emma Jung facevano le vacanze in montagna e in queste occasioni si incontravano anche con la Dora Kalf, che era stata la psicologa che in analisi sia con Jung che con Emma Jung, che si incontravano poi in vacanza. E Jung investì la Dora Kalf di occuparsi specificatamente della psicoterapia infantile, tant'è vero che la Dora Kalf, attraverso il gioco della sabbia, iniziò a lavorare con i bambini, poi si accorse che era un metodo che poteva essere utile anche con un'analisi degli adulti, quindi il metodo del gioco della sabbia si è ampliato non solo nella psicoterapia infantile, ma anche con i processi analitici, processi terapeutici con i soggetti adulti. Inizialmente Jung diceva che forse per curare i bambini bisognava curare i genitori e non ha dato delle indicazioni molto precise. Quindi sul piano teorico possiamo avere dei riferimenti appunto su Neumann e Fordham, ma poi c'è stato un altro risvolto: come il pensiero junghiano viene applicato nel mondo nella terapia infanto-adolescenziale. Io restringo l'informazione a come si è sviluppata in Italia. In Italia c'era il pensiero negli anni 70-80, c'era il pensiero che per curare i bambini era necessario curare i genitori, ma poi ci si accorse che il bambino non è che è solo portatore dei problemi dei genitori, ma che il bambino è attivato dai problemi dei genitori, ma porta una sua individualità, porta un suo progetto di sviluppo, un progetto di sviluppo che può subire delle interferenze nella relazione del contesto ambientale e soprattutto nel rapporto con i genitori. Quindi si è focalizzato nell'ambito italiano, ci si è focalizzati a poco, con delle difficoltà anche, ad occuparsi di applicare la psicologia junghiana anche nella terapia dei bambini, degli adolescenti, oltre che dei soggetti adulti. Lo sviluppo della psicoterapia junghiana nell'ambito italiano sentì delle influenze di altre teorie, perché si sosteneva che la terapia junghiana non fosse una terapia forte per l'applicazione nella psicoterapia infantile. Quindi gli junghiani che si occuparono di terapia infantile
si appoggiarono maggiormente a delle teorie che sembravano più adatte nel lavoro con i bambini, per esempio la teoria anafreudiana, ma soprattutto ci fu una dominanza dell'intersezione tra la teoria kleiniana e la teoria junghiana. In Italia abbiamo cercato di sviluppare una specificità del lavoro con i bambini e dell'applicazione della terapia junghiana, riconoscendo che in effetti la teoria junghiana può essere un valido riferimento teorico per l'applicazione sul lavoro con i bambini senza la necessaria colonizzazione di altre teorie di riferimento sentite come teorie più forti. Allora, professor Montecchi, vorrei sapere come si è sviluppata quindi la psicoterapia junghiana per i bambini e per gli adolescenti e in cosa si differenzia da quella degli adulti. Partirei con una frase di Jung, quando Jung dice il bambino quando nasce non è una tabula rasa, ma porta già in sé tutta una serie di contenuti che ha ereditato dai suoi antenati e che lui chiamò archetipi. Quindi il bambino nasce già con un suo progetto evolutivo, un suo progetto di individuazione che dovrà realizzare sia come spinta individuale, ma che si deve confrontare col contesto ambientale in cui questo bambino cresce. Quindi il processo evolutivo individuale del bambino deve incrociarsi con poi il contesto ambientale, il contesto familiare, il contesto sociale in cui si sviluppa. Il bambino porta in sé quindi un suo progetto di sviluppo. La patologia del bambino si realizza quando questo progetto di sviluppo rimane incompleto. Partendo dal concetto di archetipo, ogni archetipo ha una doppia faccia, positiva e negativa. Perché l'individuo riesca a realizzare il processo di individuazione è necessario che i contenuti archetipici siano integrati sia nell'aspetto positivo che nell'aspetto negativo. Quindi potremmo considerare che il disagio infanto-adolescenziale, la patologia dei bambini, si può realizzare quando c'è una unilateralità dell'attivazione archetipica, cioè quando il bambino sta in contatto o solo con l'aspetto positivo o con l'aspetto negativo. Faccio un esempio dell'aspetto positivo. Se un bambino sta in rapporto con la madre, che è l'attivatrice dell'archetipo materno, e questo rapporto con la madre è troppo presente, troppo fusionale, a questo bambino non è permesso, cioè non ha la possibilità di passare all'attivazione dell'archetipo paterno, perché per passare all'attivazione dell'archetipo paterno è necessario che veda la faccia negativa della madre e sia attratto dall'archetipo verso cui deve arrivare. Quindi in questo modo il bambino ha necessità di un'attivazione dell'aspetto positivo dell'archetipo, ma poi si deve permettere di percepire anche l'aspetto negativo della madre, così che è attratto ad andare verso l'attivazione dell'archetipo paterno. Se questo passaggio dal positivo al negativo dell'aspetto archetipico non avviene, il bambino rimane bloccato nella unilateralità dell'archetipo. Al contrario, se un bambino ha un rapporto, per esempio, con un materno negativo, gli viene attivato l'aspetto negativo del materno, quindi gli viene a mancare un aspetto basilare per lo sviluppo e quindi rimane invischiato, per esempio, nell'attesa di costellare gli aspetti positivi. Quindi lo sviluppo del bambino subisce delle alterazioni nell'attivazione delle varie categorie archetipiche. Allora la psicoterapia infantile junghiana avrebbe
l'obiettivo di riparare gli aspetti archetipici in modo incompleto attivati per poter integrare l'aspetto positivo e l'aspetto negativo, ma soprattutto per poter integrare dentro il bambino prioritariamente le immagini genitoriali interne, in modo tale che viene attivata all'interno del mondo interno del bambino l'attivazione della triade familiare, della triade archetipica familiare. L'evoluzione si sviluppa per fasi e vorrei chiedere se ci può parlare delle fasi evolutive e delle crisi che avvengono durante il percorso evolutivo e quando i sintomi che il bambino porta o l'adolescente porta possono essere considerati sani o patologici. Il bambino nel corso della sua evoluzione è continuamente sollecitato ad una situazione di conflitto, il conflitto di mantenere i privilegi infantili, la spinta naturale all'evoluzione, il conflitto tra il mantenere una situazione fusionale col materno, ma reggere e sostenere anche il processo di separazione e andare verso il paterno e il mondo. In queste fasi evolutive ci sono dei momenti di particolare tensione, di particolare crisi, che creano un disagio al bambino, un disagio che è fisiologico, come in tutte le fasi di passaggio, non solo dei bambini ma anche di tutti gli individui. Le fasi di passaggio sono sempre connotati con un momento di disagio fisiologico, solo che il bambino, a differenza dell'adulto, non ha la possibilità, come l'adulto dice, c'è un momento di difficoltà, sono preoccupato, cioè può verbalizzare il proprio disagio. Però il bambino nelle fasi di passaggio, nelle fasi critiche, ha una situazione di disagio che deve esprimere in qualche modo e abitualmente lo esprime facendo dei sintomi caratteristici della fase evolutiva. Ad esempio, nel passaggio intorno a un anno, la cosiddetta di svezzamento, in cui deve abbandonare un pochino il legame fusionale con la madre per andare verso un processo di separazione, il bambino ha un momento di crisi e questa crisi non la può esprimere a parole, ma la esprime attraverso il linguaggio del corpo. Per esempio, c'è un momento di flessione dell'alimentazione, può avere un momento di flessione nella relazione con il mondo, cioè come delle situazioni di tipo depressivo o nello sviluppo psicomotorio. Queste situazioni sintomatiche, apparentemente sintomatiche, non sono patologiche se sono flessibili, transitorie e specifici della fase evolutiva. Allora ogni fase evolutiva, processo di svezzamento, cioè la separazione dal materno, il completamento del processo di separazione 2-3 anni, quindi la rinuncia alla fusione con le figure genitoriali per andare verso il sociale, sono connotate sempre da sintomi alimentari o dell'accrescimento nel primo anno di vita, ansia da separazione quando deve entrare nella scuola materna, nella scuola dell'infanzia, ansia da prestazione quando deve entrare nella scuola elementare e quindi tutte queste fasi evolutive, queste crisi evolutive sono connotate da sintomi fisiologici. La caratteristica del sintomo fisiologico è plastico, reversibile e specifico della fase evolutiva. Se però in questo percorso i sintomi hanno delle caratteristiche diverse, che sono rigidi, cioè rigidi che intendo che disturbano la vita del bambino, che sono anacronistici, che non sono specifici della fase evolutiva e sono irreversibili, allora questo quadro, questi sintomi sono sintomi patologici e allora chi lavora con i bambini deve avere la capacità di distinguere quando un sintomo va rispettato e che fa
parte del processo evolutivo, e quando un sintomo invece ha delle caratteristiche patologiche, e in questi casi è necessario intervenire rapidamente, perché un sintomo, espressione della situazione patologica, poi si accompagna il bambino in tutto il processo evolutivo, e poi lo ritroviamo nell'età adulta che porta a dei disagi e delle patologie emotive. Professor Montecchi, prima ha accennato dell'archetipo della famiglia, ci può dire qualcosa di più? Sì, nel percorso evolutivo del bambino, il bambino prima deve avere attivato l'archetipo materno, si deve confrontare con l'archetipo materno positivo e negativo. Poi dovrà attivare anche l'archetipo paterno, quindi si costella all'interno del bambino sia l'esperienza dell'archetipo materno che l'archetipo paterno. Però nel corso della sua vita, intorno ai 4-5 anni, in corrispondenza di una triade analoga che è quella della triade edipica di Freud, l'archetipo paterno, l'archetipo materno e l'archetipo del fanciullo sono riuniti in un unico archetipo, che è l'archetipo della famiglia. Cosa significa? Che nell'unico archetipo, l'archetipo della famiglia, non può esserci una madre se non c'è anche un figlio, se non ci può essere un padre se non c'è una madre e anche un figlio, e non ci può essere un figlio se non ci sono i due genitori. Quindi la triade familiare diventa una triade indissolubile che rappresenta l'archetipo familiare. L'archetipo familiare poi si espone a tutta una serie di sviluppi normali e patologici, perché attraverso l'attivazione dell'archetipo familiare il bambino attiva dentro di sé l'immagine familiare interna, che poi gli permetterà poi di realizzare una propria famiglia reale e una propria ruolo genitoriale. Ora vorrei sapere qual è la funzione delle immagini nella terapia infanto-adolescenziale. E faccio una premessa. Il bambino quando nasce porta già in sé tutta una miriade di esperienze emotive che ha sperimentato attraverso la mediazione della madre. Queste esperienze emotive prosegue a viverle anche nel corso degli anni, però c'è un problema, che fino ai 2 anni le esperienze emotive rimangono segnate, iscritte nella memoria inconscia del corpo, ma hanno delle difficoltà ad essere elaborate, cioè il bambino non ha il ricordo delle esperienze emotive vissute nei primi 2 anni di vita. Però queste sono scritte nel corpo, ed è il corpo che le rappresenta e che le descrive. Allora, con l'analisi verbale è molto difficile arrivare a queste fasi così precoci, mentre attraverso l'uso delle mani e la rappresentazione attraverso le immagini, il bambino può entrare in contatto direttamente con questo tipo di esperienze emotive che lui ha vissuto e ha iscritto nella memoria inconscia del corpo. Quindi questi contenuti, che non sono elaborabili attraverso un'analisi verbale, rendendosi visibili attraverso le immagini, permettono al bambino di vedere un qualcosa, di riconoscere e dare un nome a un'emozione che veniva invece vissuta attraverso la memoria corporea. Quindi riconoscerla, dargli un nome, gli permette al bambino di poterla elaborare, trasformare o rimuovere. Quindi le immagini vanno dirette, hanno un'azione diretta, mettono in contatto il bambino direttamente con il suo funzionamento archetipico. C'è anche un altro aspetto, che il bambino prima ancora di poter descrivere le proprie emozioni deve arrivare al pensiero astratto intorno a 6-7 anni. Ma allora, prima di questo momento, le emozioni del bambino vengono scritte attraverso la mimica, la gestualità, il corpo, il gioco, cioè
il gesto ludico è l'espressione diretta di un'emozione, quindi l'emozione si rende visibile attraverso il gesto ludico o la rappresentazione ludica, e quindi attraverso le immagini. Per esempio nel gioco della sabbia le immagini mettono in contatto il bambino direttamente con le esperienze emotive, quindi attraverso le immagini direttamente può riconoscere queste emozioni che ha vissuto, può riconoscere la unilateralità della costellazione archetipica e quindi può riparare quello che altrimenti soltanto con lavoro verbale non sarebbe possibile. Ringrazio il professor Montecchi per la sua disponibilità e mi fa piacere dire che i concetti a cui ha accennato il professore possono essere approfonditi nel suo testo Psicopatologia dell'infanzia e dell'adolescenza. Arrivederci.